Buongiorno. Viviamo un momento storico segnato da sfide difficili, lo sappiamo. Il mondo è scosso dalla crisi provocata dalla pandemia del Covid-19 che mette in evidenza ancora di più un'altra sfida globale, la crisi socio-ambientale. Questo ci pone tutti di fronte alla necessità di una scelta. La scelta fra che cosa conta e che cosa non conta. La scelta fra il continuare a ignorare le sofferenze dei più poveri e a maltrattare la nostra casa comune, la terra, o impegnarci ad ogni livello per trasformare il nostro modo di agire. La scienza ci dice ogni giorno con più precisione che è necessario agire con urgenza, e non esagero, questo lo dice la scienza. Se vogliamo avere una speranza di evitare i cambiamenti climatici radicali e catastrofici, e per questo agire con urgenza. Questo è un dato scientifico. La coscienza ci dice che non possiamo essere indifferenti di fronte alle sofferenze dei più poveri, alle crescenti disuguaglianze economiche e alle ingiustizie sociali. E l'economia stessa non può limitarsi alla produzione e alla distribuzione. Deve considerare necessariamente il suo impatto sull'ambiente e la dignità della persona. Potremmo dire che l'economia deve essere creativa in se stessa, nei suoi metodi, nel modo di agire, creatività. Vorrei invitarvi a intraprendere insieme un viaggio di trasformazione e di azione, fatto non tanto di parole, ma soprattutto di azioni concrete e improcrastinabili. Lo chiamo viaggio perché richiede uno spostamento, un cambiamento. Da questa crisi nessuno di noi deve uscire uguale, non potrà uscire uguale. Da una crisi mai si esce uguale e ci vorrà tempo e fatica per uscirne. Bisognerà andare passo dopo passo, aiutare i deboli, persuadere i dubbiosi, immaginare nuove soluzioni e impegnarsi a portarle avanti. Ma l'oggettivo è chiaro: costruire nel prossimo decennio un mondo dove si possa rispondere alle necessità delle generazioni presenti, includendo tutti, senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Vorrei invitare tutte le persone di fede, cristiane o non, e tutte le persone di buona volontà a intraprendere questo viaggio dalla sua fede, o se non ha fede dalla sua volontà, dalla propria buona volontà. Ciascuna e ciascuno di noi, in quanto individui, è membro di gruppi, famiglie, comunità di fede, imprese, associazioni, istituzioni, e può offrire un contributo significativo. 5 anni fa ho scritto la lettera enciclica Laudato Si, dedicata alla cura della nostra casa comune. Propone il concetto di ecologia integrale, per rispondere insieme al grido della terra, ma anche al grido dei poveri. L'ecologia integrale è un invito a una visione integrale della vita, a partire dalla convinzione che tutto nel mondo è connesso e che, come ci ha ricordato la pandemia, siamo interdipendenti gli uni dagli altri e anche
dipendenti dalla nostra madre terra. Da tale visione deriva l'esigenza di cercare altri modi di intendere il progresso e di misurarlo, senza limitarci alle sole dimensioni economica, tecnologica, finanziaria e al prodotto lordo, ma dando un rilievo centrale alle dimensioni etico-sociali ed educative. Vorrei proporre oggi 3 piste di azione. Come ho scritto nella Laudato Si, il cambiamento e il giusto orientamento per il viaggio dell'ecologia integrale richiede di fare prima di tutto un passo di tipo educativo. Quindi la prima proposta è di promuovere ad ogni livello un'educazione alla cura della casa comune, sviluppando la comprensione che i problemi ambientali sono legati ai bisogni umani. Dobbiamo comprendere questo dall'inizio. I problemi ambientali sono legati ai bisogni umani. Un'educazione basata sui dati scientifici e su un approccio etico. E questo è importante, ambedue. Sono rincuorato dal fatto che molti giovani hanno già una nuova sensibilità ecologica e sociale e alcuni di loro lottano in modo generoso per la difesa dell'ambiente e per la giustizia. Come seconda proposta bisogna più mettere l'accento sull'acqua e sull'alimentazione. L'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale e universale. È imprescindibile perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio di ogni altro diritto e responsabilità. Assicurare un'alimentazione adeguata per tutti attraverso metodi di agricoltura non distruttiva dovrebbe diventare poi lo scopo fondamentale dell'intero ciclo di produzione e distribuzione del cibo. La terza proposta è quella della transizione energetica, una sostituzione progressiva, ma senza indugio, dei combustibili fossili con fonti energetiche pulite. Abbiamo pochi anni, gli scienziati calcolano approssimativamente meno di 30, abbiamo pochi anni, meno di 30, per ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera. Questa transizione deve essere non solo rapida e capace di soddisfare i bisogni di energia presenti e futuri, ma anche deve essere attenta agli impatti sui poveri, sulle popolazioni locali e su chi lavora nei settori della produzione di energia. Un modo per favorire questo cambiamento è di condurre le imprese verso l'esigenza improcrastinabile di impegnarsi per la cura integrale della casa comune, escludendo dagli investimenti le compagnie che non soddisfano i parametri dell'ecologia integrale e premiando quelle che si adoperano concretamente in questa fase di transizione per porre al centro della loro attività parametri quali la sostenibilità, la giustizia sociale e la promozione del bene comune. Molte organizzazioni cattoliche e di altre fedi hanno già assunto la responsabilità di adoperarsi in questa direzione. Infatti la terra va lavorata e curata, coltivata e protetta. Non possiamo continuare a spremerla come una arancia. E possiamo dire che questo, curare la terra,
è un diritto umano. Queste tre proposte vanno intese come parte di un grande insieme di azioni che dobbiamo portare avanti in modo integrato per arrivare a una soluzione duratura dei problemi. L'attuale sistema economico è insostenibile. Siamo di fronte all'imperativo morale e all'urgenza pratica di ripensare molte cose: come produciamo, come consumiamo, pensare la nostra cultura dello spreco, la visione a breve termine, lo sfruttamento dei poveri, l'indifferenza verso di loro, l'aumento delle disuguaglianze e la dipendenza da fonti energetiche dannose. Tutte sfide, ma dobbiamo pensare. L'ecologia integrale suggerisce una nuova concezione della relazione tra noi con la natura. Questo porta a una nuova economia nella quale la produzione di ricchezza sia diretta al benessere integrale dell'essere umano e al miglioramento, non alla distruzione della nostra casa comune. Significa anche una politica rinnovata, concepita come una delle più alte forme di carità. Sì, l'amore è interpersonale, ma anche l'amore è politico. Coinvolge tutti i popoli e coinvolge la natura. Vi invito quindi tutte e tutti a intraprendere questo viaggio. Così l'ho proposto nella Laudato Si e anche nella nuova enciclica Fratelli Tutti. Come suggerisce il termine countdown, dobbiamo agire con urgenza. Ciascuno di noi può svolgere un ruolo prezioso se ci mettiamo tutti in cammino oggi, non domani, oggi, perché il futuro si costruisce oggi e si costruisce non da soli, ma in comunità e in armonia. Grazie.